Queste due action cam rivoluzioneranno il mercato. Perché dico questo? Perché quando avete visto le immagini registrate con loro, mi avete bombardato di richieste su come facevo quella ripresa lì, come ho fatto a fare la shoulder cam, come ho fatto ad avere la visuale dal casco. Quindi oggi, invece che andare nel mega dettaglio di tutte le modalità, tutte le impostazioni che alla fine più o meno conoscete, voglio parlarvi della mia esperienza con queste due bombe. Partirei con lei, la più piccola action cam sul mercato. Incredibile, guardate qui. Tac, facilissimo. Follia. Con questa vi posso portare in sella con me, cosa che fino all'altro giorno non potevo, perché lo sapete bene, siete motociclisti come me, andate in pista e in pista la sicurezza è d'obbligo. Quindi ovviamente non possiamo avere appendici fuori dal casco, cose e via dicendo. Ormai avevo perso le speranze, come facevo a portarvi con me in sella? Ebbene, Insta360 ci è venuta in aiuto, perché guardate qui che figata totale. E questa è la prima chicca che vi lancio. Casco, lato, qui c'è il suo supportino ben incastrato. Tac, fatto, finito. Onboard camera pronta, precisa e via. Come vedete, ultra resistente, non vi va in mezzo alla faccia mentre guidate, fenomenale. O la potete usare così come ho fatto vedere, oppure molto semplicemente nel suo case, esattamente così. In questo modo la batteria dura tantissimo perché si alimenta anche dal case. Come ho fatto vedere prima, cioè staccata, dura fino a 45 minuti. Ma andiamo velocemente ad accenderla e vi faccio vedere un po' tutte le modalità per dare una rapida occhiata a questa bellezza. Il touchscreen poi, figata, cioè rapido, non si inchioda, velocissimo. Anche questa è una roba che sembra scontata ma non lo è. Lo sapete, con altre marche ho tirato giù di quelle saracche, chi mi segue da un po' lo ha visto. Qui un'altra parola d'ordine che adoro e fa parte di questi due gioielli è stabilità. Per un creator è fondamentale essere sicuri di aver registrato e di non perdere i file. Le ho provate in qualsiasi tipo di condizione e lo vedrete durante questo video, caldo, freddo, stupendo. E questo è fondamentale perché io utilizzo le action cam al loro estremo. Moto che tirano su 100 gradi, vibrazioni, cioè ho avuto sempre una miriade di problemi. Qui mai un'inchiodata ed è alla fine quello che conta secondo me. E uno dice magari stabilità, poca qualità, ma manco per sbaglio. Con la Go 3 rispetto alla Go 2 abbiamo fatto un passo in avanti incredibile. Varie risoluzioni tra cui scegliere 2.7K, 1440 e 1080 con ovviamente vari frame rate. Ma cosa c'è ancora di nuovo rispetto alla Go 2? Una marea di cose. La stabilizzazione flow state, che adesso è su 3 gradi, potete deciderlo voi. Puoi scegliere anche 4 tipi diversi di visuale, in gergo detti FOV, ma una modalità che secondo me è una figata perché al giorno d'oggi è difficile registrare per TikTok, per YouTube, per Instagram, è la modalità free frame, cioè tu registri e solo dopo dall'app, e poi ci arriviamo anche lì perché è figata atomica, potrete decidere il formato che vorrete utilizzare. Quindi 16 noni, il verticale per gli shorts o per i reel e compagnia bella. Insomma, per l'utilizzo social veramente facile, veloce e intuitivo. Sembra banale dirlo, ma non lo è. Ovviamente prima ho fatto vedere come si utilizzava al di fuori del case, ma ovviamente la possiamo utilizzare tranquillamente anche dentro il suo case e quindi diventa perfetta ad esempio per dei videolog. Un'altra cosa che mi avete sempre chiesto, e in verità ero un po' geloso perché io l'ho copiata dalla MotoGP, però insomma nessuno l'aveva ancora fatta nel nostro mondo, diciamola così, la shoulder cam. Ebbene, niente di più semplice, ho preso il suo supporto, l'ho inserita e l'ho applicata sulla tuta facendo uscire queste immagini folli che state vedendo in questo istante. Un'ultima particolarità di questa bomba che secondo me fa la differenza e mi sono indicato di dirvi è che con la stabilizzazione flow state potete anche mettere l'horizon lock. Per farvela molto spiccia vi viene fuori un video come quelli della MotoGP che quando piegano l'orizzonte rimane bloccato. Finito con questa piccola bomba, passiamo adesso a lei. Quante volte mi avete scritto, soprattutto dopo la gara di salita, ma come fai ad avere come se avessi il tizio dietro che ti segue col carrellino e ti riprende? Ebbene,
è tutto merito suo. E voglio farvi presente che se l'acquistate sul sito con il link qui sotto in descrizione, avrete in omaggio il Moto Kit con il quale potrete fare le riprese in terza persona che avete visto nelle gare di salita a Volterra. Ma per chi non è molto pratico, cosa vuol dire Action Cam a 360 gradi? Ebbene, è un game changer. Innanzitutto partiamo dal fatto che voi non dovete più stare attenti a cosa riprendete, perché ovviamente la ripresa è a 360 gradi. Senza andare nel tecnico, voi buttate il file dentro il computer e magicamente, che voi la mettete così, avrete una ripresa totale del mondo intorno a voi e avrete 10.000 possibilità diverse di decidere come gestirla. E qui ci viene sempre in aiuto l'app, che è veramente troppo facile da usare e vi permette di esprimere la vostra creatività in ogni tipo di modo. Altra cosa che dicevamo anche prima: stabilità, ragazzi, tensione. Prima della gara di salita sto per fare 90 secondi a bomba in mezzo alle strade con guardrail, balle di paglia e via dicendo. Bisogna essere concentrati. Ti giri, hai già tutto impostato, un tasto s'accende e parte. E non devi pensare ad altro. Altra cosa, audio incredibile, sentite come urla l'S1000RR su per le strade di Volterra. Altra feature importantissima che con altre marche non c'era e impazzivamo per mettere a posto questa cosa e ci sembrava incredibile che non ci avessero pensato. Ebbene, anche qui l'Horizon Lock. In breve, ovviamente nella ripresa, se state per esempio andando in macchina e state puntando un punto, vi riprenderà quel punto, ma nel momento in cui ci sarà la curva, la telecamera continuerà a tenere quel punto lì e quindi perderete il punto di vostro interesse, se così possiamo dire. Con l'Horizon Lock, ovviamente, oltre a tenervi stabilizzata l'immagine, seguirà in automatico l'andamento della pista. Lo so, sembra una cavolata, ma per noi che facciamo questo lavoro è follia. Impazzivamo per mettere a posto l'immagine, per farla spostare a destra e a sinistra in base alle curve. Per la batteria, in questo caso, zero problemi perché è enorme, dura tantissimo. Abbiamo fatto le gare in pista, abbiamo fatto le gare di salita, siamo arrivati su, l'ho lasciata accesa, me la sono dimenticata accesa e 40 minuti, 50 minuti, zero problemi. Poi abbiamo varie modalità nel momento in cui l'accendiamo, a parte le cose classiche come il timelapse, le foto, l'HDR foto, lo starlapse e via dicendo. C'è anche qualcun'altra molto interessante come il loop recording, dove appunto tu la metti a registrare e se arriva al massimo della sua capienza inizia a sovrascrivere e continua a registrare comunque. O anche l'Active HDR, che a me serve tantissimo perché quando si fanno le riprese in macchina ci possono essere delle situazioni dove al di fuori è troppo luminoso e dentro è troppo scuro. Grazie a questa modalità fa in modo che dentro e fuori siano alla luminosità giusta. Poi uno dice: non voglio fare il video 360, voglio andare di singola lente. Nessun problema, si può fare anche quello. Con singola lente, massima risoluzione 4K 30 fps. E la figata è che possiamo mettere il FOV mega ultra ampio a 170 gradi, cosa che con le classiche Action Cam ovviamente non si può fare. Tornando invece al 360, abbiamo il 5.7K a 30 fps, che è quello che uso io sempre, se volete un parere, insomma. Quindi per chi sono indicate queste Action Cam? Semplicemente per tutti, dipende solo dalla vostra creatività. Insta360 vi dà il mezzo per esprimervi al vostro massimo, poi sta a voi. E dove la compro? Ovviamente mi fareste un favore: qui sotto trovate il link nel primo commento pinato in alto o in descrizione, e vi ricordo ancora una volta che con lei c'è il kit moto omaggio, quindi adesso non vi resta che comprarle e liberare la vostra creatività.